Oggi è la vigilia e domani i più fortunati di voi riceveranno le tanto amate buste di Natale. Chi 5, chi 10, chi 50, chi 100 e chi 1000 euro, senza parlare della tredicesima o della quattordicesima in arrivo. Insomma, questo è un periodo abbastanza liquido, perciò prima che questi soldi vengano persi o sprecati, voglio fare questo video per proporvi delle valide alternative dove spendere o investire i vostri soldi, affinché riusciate a migliorare la vostra situazione. Nella pratica, la domanda che andremo a rispondere oggi è: ho dei soldi da parte, cosa ci faccio? Ecco quelle che secondo me sono le 4 migliori alternative. Numero 1, formazione. Una delle prime cose che possiamo fare per aumentare il nostro reddito è aumentare le nostre skill, in modo tale che il nostro tempo valga di più e sia quindi pagato di più. Ovviamente per migliorare le nostre skill dobbiamo imparare ed istruirci, e qui arrivano in nostro soccorso le ormai migliaia di tipologie di formazione, e la scelta dipende totalmente da voi. Libri, guide, corsi dal vivo, corsi online, membership, lauree e master. Le opzioni sono illimitate. Il mio consiglio però, prima di acquistare un qualsiasi approfondimento in uno dei formati elencati, è quello di andare a controllare la fonte. Purtroppo nel mondo della formazione le truffe e i fuffaroli sono all'ordine del giorno, quindi fate assoluta attenzione. Un'altra precauzione potrebbe essere non mettere tutte le uova in un paniere, quindi non spendere tutti i vostri soldi per un unico corso, anche perché sentire e vedere diverse opinioni o magari addirittura diverse informazioni può sempre esserci utile. Poi, se ancora non sapete dove specializzarvi, piattaforme come Udemy, Coursera e Skillshare possono fare il caso vostro. Al loro interno potete trovare corsi di ogni tipo, ai quali si può accedere con prezzi relativamente bassi, e nonostante questo la qualità rimane pur sempre altissima. Dopodiché, se volete iniziare con una prima guida che ha delle informazioni che reputo indispensabili per tutti, proprio ieri ho pubblicato una guida sul risparmio e la potete ottenere tutti gratuitamente andando a leggere le istruzioni in questo post, di cui vi lascio anche il link in descrizione. Poi, se siete curiosi sui corsi che sto seguendo io ora, in questo momento mi sto pappando il master online nelle Business Essentials di Harvard Business School. Dura 4-6 mesi ed è bello tosto. Mi trovo a poco meno di metà. Alternativa numero 2. Programmi o strumenti per fare il salto di qualità. Che sia il primo tassello per l'acquisto o la cifra totale, per ogni lavoro ci sono programmi o strumenti che possono migliorare le prestazioni per fare quel salto di qualità indispensabile per chi vuole crescere. Molti, per esempio, sono costretti a lavorare con le versioni trial, che oltre ai limiti nelle funzionalità molto spesso sono anche più lente, per non parlare di computer, macchine fotografiche, videocamere e droni. Acquistare un modello di qualità superiore alle volte può fare davvero la differenza per farci ottenere lavori ed opportunità a cui non potevamo arrivare materialmente parlando. Sì, questa alternativa si può facilmente rinominare con l'affermazione: investi nella tua attività facendo scelte mirate ed organizzate affinché ovviamente l'investimento venga ripagato. Alternativa numero 3. Rendi la tua vita più semplice. Non ci pensiamo mai, ma abbiamo tutti delle situazioni e ambienti complessi o fastidiosi nella nostra quotidianità. Cose scomode che ci fanno perdere infinito tempo, e non pensiamo mai che queste cose, magari con un piccolo investimento, si possano cambiare, rendendo la nostra vita più facile e produttiva. Pensa ad esempio agli strumenti per meglio organizzare la tua postazione di lavoro e studio. Che sia a casa o in ufficio, avere una scrivania più confortevole può migliorare di molto la tua giornata e far crescere notevolmente le tue performance. Senza contare i benefici sulla nostra salute che, per esempio, potrebbe darci una sedia più confortevole, eccetera eccetera. Alla fine i nostri due asset più importanti sono la salute ed il tempo, e migliorarli con un piccolo investimento monetario alla lunga ha dei rendimenti altissimi. Quarta alternativa, la cosa che forse vi stareste aspettati per prima: gli investimenti in senso stretto. In svariati video ho già parlato di questo tema, quindi se volete approfondire magari andate a riprenderli. Ora però diamo un'infarinatura veloce e vediamo insieme alcune opportunità. Numero 1. Ci tengo a citarlo come primo investimento perché tante persone non realizzano che alle volte il migliore investimento che possiamo fare è ripagare i nostri debiti. In
particolar modo se l'interesse di quel debito è particolarmente alto. Se non sei in grado di far rendere i tuoi soldi più di quanto paghi l'interesse del prestito, allora non ha senso che tu vada a valutare investimenti di altro tipo. Numero 2. Facciamo una parentesi sui mercati finanziari. Qui le opportunità sono veramente tante. Punto 1. Fare stock picking, scegliere ed acquistare azioni. Se non lo si fa con una base di studi può risultare rischiosissimo ed inutile. Oltretutto la barriera monetaria di ingresso alle volte può essere alta ed è difficile con pochi soldi riuscire a comprare diverse azioni di diverse società per riuscire a diversificare il portfolio abbassando il rischio. Senza poi parlare del fatto che seguire tante aziende differenti non è facile, soprattutto se siamo dei principianti. Punto 2. Una buona alternativa alle azioni, se volete risolvere il problema della diversificazione, possono essere gli ETF. Sono simili a dei fondi quotati in borsa e al loro interno possiamo trovare decine, centinaia o addirittura migliaia di titoli diversi e generalmente replicano un indice borsistico o un indice industriale, come l'S&P americano o il FTSE MIB italiano. Questi sono perfetti per chi vuole esporsi ad un particolare mercato senza rischiare troppo. Punto 3. Fare trading. Io il trading lo considero molto più pesante di un vero e proprio lavoro full time e consiglio di farlo solo se si è realmente appassionati, perché richiede un costante aggiornamento in tempo reale ed oltretutto se partite con pochi soldi non aspettatevi di diventare ricchi velocemente. Considerate che i bravi trader puntano ad un risultato del 10% mensile, quindi potete capire che se iniziate a fare trading con 1000 euro, anche se avete degli ottimi risultati del 10% mensili, riuscirete a fare soltanto 100 euro lordi al mese, su cui dovrete anche andare a pagare le tasse, tralasciando trading con CFD, in leva o con il margine, dove è ancora più facile perdere soldi se non si è del settore. Numero 3. Investimenti alternativi. Peer-to-peer lending, crowdfunding immobiliare, crowdfunding per imprese, equity crowdfunding, eccetera. Sono gli ultimi arrivati ed offrono grandissime opportunità. Qui però è fondamentale diversificare, perché come sappiamo dove ci sono alti rendimenti ci sono anche altissimi rischi correlati. Numero 4. Criptovalute. Su questo tema non possiamo passare in rassegna velocemente, quindi lo menziono soltanto come gli investimenti alternativi, ma se volete approfondire vi lascio al mio video su quella che secondo me è la migliore strategia per acquistare cripto. In ogni caso, se volete approfondire, in descrizione vi lascio sempre degli articoli utili su tutti i punti e temi che ho trattato qui oggi. Tornando al mondo cripto, sappiate che comunque in questo momento è ancora una nicchia veramente piccola ed ipervolatile, quindi se vi approcciate fatelo con le dovute tempistiche e con le giuste proporzioni del vostro portfolio. Mentre se i soldi che avete a disposizione non sono così sporadici come un regalo o una busta natalizia, forse la migliore idea per voi è valutare un piano d'accumulo ed alcuni consigli ve li dà direttamente il mio amico Pietro Michelangeli. Ciao Riccardo, intanto grazie per avermi invitato sul tuo canale e buon Natale a tutti direi. Allora, piano d'accumulo, chiariamo subito alcuni punti. Il primo punto da chiarire è qualcosa che vuoi gestire tu in autonomia oppure è meglio farlo fare ad altri? Infatti bisogna sapere che il piano d'accumulo è comunque un investimento che bisogna saper gestire, bisogna sapere cosa si sta facendo, bisogna essere pronti a fronteggiare anche l'aspetto emotivo della cosa, quindi se alla fine si valuta che forse è meglio farlo fare da qualcun altro, direi che possiamo chiuderla qui. Se invece volete gestirlo voi, allora possiamo andare avanti con il punto 2, che è quello di conoscere bene le varie asset class. Azioni, obbligazione, immobiliare, cambi, materie prime, c'è veramente di tutto e a mio avviso se si decide di voler impostare un piano d'accumulo per il lungo periodo bisogna saper scegliere la giusta allocazione. L'unico modo per farlo però è prima di tutto conoscere le varie componenti. Insomma, non si può preparare una pizza se non si conoscono i vari ingredienti, bisogna sapere cos'è la farina, cos'è l'acqua e così via. Punto numero 3, partire dalla situazione attuale, quindi bisogna un attimo capire dove ci troviamo, qual è il mio lavoro, se ho un lavoro, quanto guadagno, quanto posso mettere da parte ogni mese, ho una famiglia, se sì ci sono dei familiari a mio carico che quindi dipendono da me per andare avanti e soprattutto personalmente quanto sono propenso al rischio, posso permettermi di vedere il conto in rosso o è qualcosa che mi manda in panico e mi fa sbarellare. Di tutti questi aspetti bisogna tenere ovviamente conto. Punto numero 4, bisogna stabilire una cifra che si andrà a versare e quindi ad investire ogni mese. Attenzione, la cifra deve essere
costante, non deve cambiare nel tempo quando ci gira. Quindi cerchiamo di impostare questa cifra tenendo conto che in futuro potrebbero esserci dei periodi dove andremo a guadagnare di più, dei periodi dove guadagneremo di meno. Dobbiamo però essere costanti e stabili nel nostro investimento. Un'altra cosa molto importante che bisogna definire sono gli obiettivi, quindi bisogna capire dove vogliamo arrivare con tutto ciò, perché lo stiamo facendo, cosa vogliamo ottenere esattamente. Vogliamo arricchirci, quindi la nostra priorità è aumentare il più possibile il capitale, vogliamo costruirci una rendita. Tutte queste cose devono essere chiare, altrimenti come facciamo? L'altra cosa molto importante da definire è il rischio e quindi il grado di diversificazione, il tipo di prodotto che andremo ad inserire, perché esistono indubbiamente dei prodotti più rischiosi di altri e se non ce la sentiamo di vedere grandi oscillazioni, questa roba dal nostro piano d'accumulo deve stare fuori. Punto numero 5, qui finalmente arriviamo alla parte pratica, bisogna scegliere l'allocazione, quindi andare a comporre il nostro portafoglio e inserire ad esempio una percentuale di azioni, una percentuale di obbligazioni. Tutte queste cose chiaramente dipendono da noi e da tutti i punti precedenti. Una volta che l'abbiamo scelta possiamo andare a cercare gli ETF, quindi dei fondi a tutti gli effetti che possono aiutarci a replicare la nostra allocazione. Se sappiamo per esempio che vogliamo 50% di azioni americane, andremo a trovare un ETF che ci può aiutare ad avere azioni americane in portafoglio e lo inseriremo al 50% nel nostro piano d'accumulo mensile. A questo proposito io vi sconsiglio di andare a prendere 8000 ETF, diventa semplicemente lunghissimo, complicato e anche costoso. Io vi lascio al vostro Riccardo, un saluto e alla prossima. Per concludere, se non avete a disposizione un flusso di denaro costante o in crescita, a mio parere la prima cosa che dovreste fare è, seguendo anche i consigli dei primi 3 punti, cercare di rendere costante ed in crescita il vostro guadagno, in modo tale che man mano con il tempo riusciate ad avere in tasca cifre sempre più grandi e conseguentemente riusciate a risparmiare ed investire di più. Certo è che comunque iniziare con una buona abitudine di investimento il prima possibile fin da giovani, anche con pochi soldi ma costantemente nel tempo, è sicuramente una cosa che alla lunga vi premierà. Ed oggi stesso potrebbe essere la base per ciò di cui avrete bisogno tra 40 anni. Perciò, punto 1, cercare di aumentare i tuoi guadagni. Punto 2, iniziare ad investire anche poco ma fin da subito. Punto 3, aumentare costantemente questa cifra investita. Detto questo, vi auguro buon Natale a tutti, se il video vi è stato utile lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!